Ciao amici, oggi vi parlo degli inchiostri Ackermann, in particolare del Delfts Blau, che è un'edizione speciale. Questi inchiostri non sono reperibili in Italia, anzi a dire il vero sono commercializzati soltanto da Ackermann. Questo è un negozio olandese dell'Aia che in realtà non produce ma li commercializza, quindi significa che qualcuno li produce per lui, non sappiamo chi, qualcuno sostiene che possa essere Diamine, ma da quello che ho potuto provare potrebbe esserci anche lo zampino di altri produttori, perché c'è una gran varietà di formulazioni all'interno dell'ampia, peraltro, gamma Ackermann. Ackermann, che per festeggiare una ricorrenza importante, mi sembra il centenario, produsse un flacone da 150 millilitri, che ovviamente non è più disponibile, insomma è un po' monopolio dei collezionisti, ma ne fu creato uno da 120 millilitri per un'altra celebrazione, mentre questi sono da 60 millilitri. Non mancano le edizioni speciali che comunque vi presenterò anche in altri video, perché sono inchiostri che mi hanno comunque incuriosito molto e anche stuzzicato un po' la fantasia, perché sono davvero vari e comunque con delle belle tinte, con delle belle tonalità. Tornando ad Ackermann, la boccetta, questo calamaio che fa sognare un po' tutti, un po' iconico, un po' retro, anche intelligente dal punto di vista della funzionalità, un calamaio che comunque non è nuovo agli appassionati, perché la sezione francese di Waterman negli anni 35-40 produsse un calamaio molto molto simile, al quale evidentemente poi Ackermann si è ispirata, comunque con lo stesso congegno per caricare questa clessidra, questa ulteriore boccetta posta sulla sommità. Insomma, comunque un bel calamaio, stabile, imboccatura ampia. Vediamolo nel dettaglio. Sì, è senza dubbio un bell'inchiostro, una tonalità vivace, una tonalità anche ben centrata rispetto al blu, ben centrata perché comunque anche su una carta economica come questa, perché è una carta da fotocopie, me lo scrivo qua così me lo ricordo, fotocopie, quindi una carta economica, appare bello, piacevole, un bel blu come effettivamente mi aspetterei da un inchiostro che si chiama così. Quando vado a saturare un pochettino il colore passandoci sopra, si può notare che emerge, come vi ho mostrato precedentemente, quella componente un pochettino mirtillo, violacea, come se facesse capolino il rosso ad orientarla verso quella gamma. Quella che sto usando è una Pilot Custom 7.4 con il suo bel pennino SF. Lo proviamo sulla carta Rodia. È una edizione speciale. Questa qua è la Pilot
una bella tinta che ovviamente su una carta come questa acquista ancora un pochettino più di identità, comincia a vedersi un blu bello, vibrante, anche un po' scuro, e questo richiamo appena appena, ma proprio appena appena, al mirtillo, a questo rosso che fa ingresso ogni tanto. Però la gamma è molto ben contenuta, non è un inchiostro che presenta tantissime sfumature, è abbastanza centrata. Pigna Style, per andare a metterlo alla prova su una carta rigata. In questo caso sento che la scorrevolezza viene un pochettino meno, nel senso che comincio anche a perdere un pochettino di controllo, infatti la mia grafia ne risente senza dubbio, quindi devo rallentare un pochettino perché evidentemente non riesco a governare questo film liquido sotto il pennino come sull'altra carta. L'inchiostro si chiama Delfts Blau ed è una edizione ecco, diciamo che tanto mi è piaciuto sulle altre carte quanto su questa invece trovo io personalmente poca confidenza. Provo a dare un po' di così vediamo anche se passa il foglio dall'altra parte. Della copertura non ve ne parlo, della capacità coprente, perché è un blu abbastanza scuro, quindi molto leggibile, però resta bello vibrante, un blu acceso, un blu deciso che si vede, mi piace molto dal punto di vista della tinta. Dall'altra parte non c'è traccia, quindi bene, vuol dire che questo ci consente di utilizzare senza patema anche l'altra parte, l'altra facciata del foglio. Su Rhodia andiamo a vedere, è una carta che ha una grammatura maggiore, quindi c'è ancora meno traccia, ancora meno evidenza della facciata sottostante. Interessante questo inchiostro, un inchiostro che come vedete resta molto coerente anche quando andiamo a giocare con il tratto, cioè a sovrapporlo, a incrociarlo, resta sempre di quella tonalità, aumenta ovviamente la saturazione, ma la tonalità e il timbro è quello. Con i pennini fini o comunque quelli sottili si comporta molto bene, nel senso che la tinta è abbastanza decisa e quindi anche su una rigatura come questa si legge benissimo e si riesce anche a padroneggiare, vedete, pennino fine, quello della Student, come si riesce a scrivere anche sottile, perché tenete presente che stiamo parlando di un quadretto da 0,5 in questo caso, quindi buono il controllo, mi è piaciuto, un controllo unito alla scorrevolezza, una caratteristica che ho trovato anche, ho riscontrato nel Ackerman Spray Brown ad esempio. Con pennini che aumentano un pochettino di gradazione, troviamo anche la tendenza a mostrare una componente un pochettino più rossiccia, ma non rossiccia, perdonatemi, rossa, che lo spinge appena appena verso il viola, fatto salvo appunto quello che purtroppo è la compressione di YouTube, che purtroppo sappiamo non è il massimo per la cromia, però questo fatto me lo fa assomigliare anche ad altri inchiostri, almeno ad uno in particolare. Eccolo qua, questo è il Delfts Blau, che è quello oggetto del video. Mi ha ricordato invece per tonalità, per tono del colore,
Da una parte un po' l'Herbin Blue Ocean, che è un colore che mi piace davvero tanto. Li ho trovati molto simili, difficile riconoscerlo. Da una parte anche, ma soltanto quando è asciugato, il Röhrer Klinger Document Permanent, il Dark Blue. Il Dark Blue che però appare un pochettino più coerente al blu e quindi meno incline alla componente violacea o mirtillo che vogliamo. Un altro inchiostro che mi ha ricordato, ma non per la formulazione, solo per la tinta, eccolo qua, è il Kaweco, il Royal Blue. Devo dire che sembrano davvero gemelli, solo che il Lackerman è molto più asciutto, molto più, come possiamo dire, meno viscoso, meno oleoso rispetto a quello che invece è il Royal Blue di Kaweco. E una volta che è asciugato si somigliano molto, ma non appena messo giù, soprattutto parlo del Kaweco, il Royal Blue, appare molto più orientato verso il viola. E allora, grazie a tutti amici, ma in particolar modo lasciatemelo dire a Daniel, grazie Daniel che è un giovane appassionato, anche un amico perché lo conosco veramente da quando era un ragazzetto, e per avermi prestato questo inchiostro e qualche altro inchiostro, così ha contribuito a farmi scoprire questo marchio che ritengo davvero molto interessante. Ciao a tutti amici e alla prossima!